Jeep Compass 4xe, non solo per andare nei centri storici grazie al motore elettrico, ma anche per avventurarsi nella natura nel pieno rispetto dell'ambiente a zero emissioni. Adesso la scopriamo insieme su Terzo Garage. Ecco qui Jeep Compass SUV di segmento C, tra i più venduti, versione 4xe, quindi plug-in hybrid, motorizzazione che è una delle più scelte tra l'altro. Questa ha due motori, perché quello elettrico posteriore da 60 cavalli è quello che si occupa a batteria carica di muovere l'auto appunto in elettrico, completamente in elettrico. Quindi quando scegliamo con la batteria carica di viaggiare solo a emissioni zero, di fatto abbiamo una trazione posteriore, altrimenti abbiamo una trazione integrale permanente. È più pesante di circa 300 kg rispetto alla versione diesel che avevamo già provato, però diciamo che questi 300 kg non si sentono, anche perché 190 cavalli di potenza totale di sistema, diciamo che lavorano bene, riescono a spostare bene la macchina. Grazie alla concessionaria Ellero di Saluzzo per aver prestato questa Jeep Compass a Terzo Garage. Il motore benzina è un 1.300 4 cilindri turbo da 180 cavalli, combinato, abbiamo detto, con 60 cavalli elettrico sull'asse posteriore, genera una potenza combinata di 190 cavalli. Abbiamo un cruscotto digitale da 10 pollici 25 abbinato a un altro 10 pollice 1 per l'infotainment ad alta definizione, che offrono davvero un sacco di informazioni. Nella videata del cruscotto digitale sulle info veicolo abbiamo davvero una marea di informazioni, oltre alle autonomie sia della parte termica sia della parte elettrica. Abbiamo anche, guardate, temperatura liquido radiatore, cambio, olio, pressione olio, carica batteria, la pressione degli pneumatici e altre cose. Possiamo andare a selezionare tutte queste videate agendo su questi 4 tasti della razza sinistra del volante. Di qui invece abbiamo le regolazioni del cruise control adattivo, e su questa auto sono presenti molti altri ADAS, tra cui la retrocamera di parcheggio, la frenata automatica d'emergenza, il centraggio di corsia. Oltre che con alcune scorciatoie di questi tasti fisici, il clima si può comandare anche dal touchscreen, dove c'è il sistema Uconnect di ultima generazione. Qui abbiamo diverse applicazioni che possiamo scorrere anche andando a scegliere da questi tasti laterali in base a quello che vogliamo impostare. Questa Jeep è ideale per la città, volendo, per percorsi autostradali, anche perché diciamo nelle ripartenze o comunque se serve un sorpasso la potenza c'è 0-100 in 7,9 secondi, mi sembra per la stazza della macchina una bella prestazione, ed è ideale anche per andare a fare fuoristrada, diciamo leggero, non troppo impegnativo, ma già un fuoristrada, come dire, abbastanza serio. In più, volendo, qui abbiamo il Select Terrain, cioè la possibilità con questo selettore di andare a indicare se vogliamo usare l'auto in modo sportivo, quindi sport, se auto vogliamo lasciare che l'auto anche qui regoli tutto per la trazione, neve, oppure ancora sand mud, quindi sabbia, fango, in modo che il grip sia sempre ottimizzato per il fondo stradale o il fondo comunque di terreno che andiamo ad affrontare.
Vi ricordo che Terzo Garage è partner di Autoit.it, il nuovo portale di compravendita auto, nuove usate e anche accessori. E c'è anche l'app, scaricatela e visitate il sito. Il cambio è un automatico a 6 rapporti, piuttosto fluido nelle cambiate, forse leggermente in ritardo a volte quando io davvero vado a premere a fondo, però quando poi entra il motore elettrico è una cosa veramente pazzesca, nel senso che dà davvero una spinta incredibile. L'auto, siamo in sport, combina molto bene i due motori quando io voglio avere tanta accelerazione. E a crescere questa sensazione di comfort c'è il lavoro delle sospensioni che, ad esempio, su questa strada abbastanza dissestata lavorano bene e riescono a come dire, dare comunque, non dare sollecitazione alla schiena, diciamo. Come dicevo, andando a affrontare fuoristrada non troppo impegnativi, ma neanche, diciamo, proprio così leggeri, l'auto si comporta molto bene. Abbiamo questa trazione integrale permanente che ci assicura grip, volendo andiamo anche a selezionare, in questo caso, la modalità Sand Mud, quindi sabbia, qui è un po' secco, ci sono delle pietre, in realtà non del fango. Il bagagliaio di questa versione plug-in perde 18 litri rispetto alle versioni con motore termico, offre però ancora 420 litri di capacità. Qui abbiamo il cavo per la ricarica della batteria e abbiamo anche un doppio fondo nel quale o stivare il cavo stesso oppure altri oggetti. La batteria da 11,4 kWh si carica con una potenza fino a 7,4 kW in un paio d'ore. A casa con il contatore standard da 3 kW in 5 ore, anche meno, si riesce a portare al 100% la ricarica. E a batteria carica, solo viaggiando in elettrico, si ha un'autonomia intorno ai 50 km. I tasti per scegliere la modalità di guida, anzi di trazione, sono qui, vedete, a sinistra del volante. Hybrid, Electric, eSave. Hybrid, l'auto regola in autonomia l'interazione e l'ottimizzazione tra i due motori. Electric, puramente elettrico, quindi sfruttiamo solo la trazione del motore elettrico. eSave di fatto preserva la batteria nel caso in cui dovessimo poi andare in una città, nel centro di una città, e quindi entrare magari arrivando a benzina e poi proseguire esclusivamente in elettrico. In questo caso si consuma un pochino di più. I consumi con la batteria carica dichiarati sono bassissimi, sono 2 litri per 100 km. Se invece la batteria si scarica siamo intorno ai 12-13 km al litro. Anche dietro lo spazio non manca, è facile accomodarsi sui sedili posteriori, comodi, tanti centimetri per le ginocchia, testa libera anche di muoversi, guardate, con il sedile regolato sulla mia altezza di 1,90 m. Ci sono anche le bocchette del clima per l'aria condizionata o l'aria calda per i passeggeri, che hanno a disposizione anche 2 prese USB-C per caricare il cellulare e una presa 12 volt. In più il portabicchieri o portabottiglie che ha scomparsa. E con questa Jeep Compass 4xe è tutto, spero il video vi sia piaciuto come a me è piaciuto davvero guidare quest'auto. Magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, buoni chilometri a tutti, ciao!